Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Megatic. Quest'oggi qua davanti a me è un pacco arrivato fresco da Amazon, all'interno del quale, come avrete visto, c'è una novità veramente molto gradita, almeno sulla carta, per quanto riguarda il mondo delle cuffie da gaming. Ovviamente sono molto impaziente come voi di aprire il pacco e quindi coltellaccio alla mano andiamo subito a spacchettare queste nuovissime anzi, SteelSeries, che come vi dicevo dovrebbero dare un sacco di soddisfazioni. Cuffie assolutamente della categoria premium, prezzo che si aggira intorno ai 300 euro, eccole qua. Per fortuna arrivano in tonse nella scatola. Io direi di buttare via tutti gli scatoloni, aggiustare un attimo la camera e andare insieme a voi ad aprire per vedere cosa c'è nella confezione. Intanto ci possiamo portare avanti, levare questo che è il sigillo di garanzia, cuffie che arrivano quindi immacolate in casa Megaticker. Di sigilli ce ne sono due, uno anche da questo lato. Ovviamente cerco di non rovinare la scatola, anche se queste maledette colle sono molto appiccicaticce. Come potete vedere il sigillo è fatto per rompersi in questo modo, in modo da garantire appunto la certezza alle persone che ricevono il pacco che lo stesso non sia stato già aperto da qualche Megaticker di turno, dopodiché richiuso e venduto il pacco come per nuovo. Sono veramente molto emozionato. Andiamo insieme a spacchettare, a tirare fuori le nostre cuffie. Scatola difficilissima da aprire, sono quelle che vanno in depressione, creano un cuscinetto d'aria all'interno, bisogna tirarle su con forza. Ecco qua il contenuto e subito ci balzano agli occhi un paio di cartoline molto carine. C'è scritto First Edition, in realtà la cartolina è una, anche su un cartoncino abbastanza di fortuna, però comunque resta il fatto che si tratta di un oggetto gradevole da vedere. Libricino di istruzioni, ho visto che nella parte centrale le abbiamo anche in italiano. Questo è un unboxing, non mi voglio adesso concentrare sulle funzionalità delle cuffie, per quello ovviamente farò una lunghissima e noiosissima recensione. Pacchettino per la gloria, eccolo qui, vediamo all'interno cosa c'è. Direi un po' di cavetteria. Cavo jack da 3,5, cavo per la ricarica Type-C, anche questo come al solito non mi sembra granché lungo, ma di fatto non dovremmo avere problemi di ricarica mentre utilizziamo le cuffie, perché queste cuffie hanno una caratteristica molto peculiare che poi vi spiegherò più avanti. Ad ogni modo i cavi USB Type-C in realtà sono due, non so neanche bene il motivo, non conosco molto bene la composizione di queste cuffie, poi lo scopriremo insieme utilizzandole. Nella mia mano destra poi c'è un qualcosa di morbido che ovviamente è la spugnetta che va davanti al nostro microfono. Ultima cosa all'interno della scatoletta, una batteria di ricambio, mazza quanto è piccola. Le batterie in confezione dovrebbero essere due, quindi non apro momentaneamente questa e se ci riesco vado a leggere direttamente su quella montata sulla cuffia da quanti milliampere ora è. Nella confezione la cuffia è protetta dalla sua sacchetta morbida, eccola qui. Stiamo per tirare fuori il pezzo forte, lo appoggiamo un attimo giù, diamo un attimo anche recatto, comunque considerazione a questa sacchetta che riporta il logo SteelSeries. Forse avrei gradito, anzi senza il forse, avrei gradito di più una confezione rigida per portare le cuffie che adesso qui sulla mia mano sono veramente leggerissime e ragazzi l'impressione di premium nei materiali è veramente lampante. Archetto assolutamente rigorosamente in metallo, questa tinta titanio un po' satinata, veramente bellissima, con questa nervatura, non so se la vedete, nella parte centrale, che sparisce sulla parte superiore, riappare nella parte opposta. Archetto un po' diverso finalmente da quelli che ci aveva abituato SteelSeries, che di fatto era sopra l'archetto, si riempiva veramente spesso di polvere, ma poi nella regolazione della cuffia non era al massimo della comodità, soprattutto una volta in testa. Qui di fatto, come vedete, ci sono tre clip. Io posso decidere di spostare la mia fascia in un altro
un'altra posizione, ma poi a regolare di fatto l'ampiezza dell'archetto c'è anche questo tipo di snodo che è molto rigido, non ha scattini ed è assolutamente molto preciso, molto rigido lo scorrimento, quindi vi permette di decidere veramente al millimetro come tirarlo fuori. Di per contro, ragazzi, ovviamente non avendo scattini preimpostati sarà ben difficile impostare le cuffie alla stessa identica distanza di estensione dell'archetto stesso. Io adesso sto tastando la parte centrale che è veramente, ragazzi, di una morbidezza incredibile. Questo cuscinetto in similpelle, presumo, anzi sì, sicuramente è similpelle, è di una morbidezza pazzesca. Snodo caratteristico, vedete, dei padiglioni, anch'esso molto rigido, molto sostenuto nel movimento, non è una cuffia che cade o comunque che lascia questi snodi al caso, sembra addirittura servo assistito. Cambio un attimo l'inquadratura, ragazzi, ero in piedi, mi stava venendo mal di schiena poiché io sono anzianotto, a parte gli scherzi mi metto in questa posizione che riesco a maneggiare un po' meglio le cuffie. Ripeto, ragazzi, molto bella esteticamente, sono tra le cuffie in assoluto più belle e eleganti da gaming che abbia mai visitato. Vi ricordo che tempo fa comprai le Bang & Olufsen per Xbox, cuffie da 500 euro, vi dico già che come materiali, come sensazione appunto di premium tra le mani siamo a dei livelli molto diversi. Qui, come vedete, il tacchettino ci indica che c'è un microfono che si tira fuori in questa maniera, archetto, come vedete, che non è di quelli fastidiosissimi che tornano indietro per la proprietà elastica dell'archetto stesso. Sinceramente un po' mollo lo è, bisognerà vedere nell'utilizzo in gioco se darà problemi oppure no. Mi sembra molto preciso, molto però morbido, ballerino in questo punto. Ad ogni modo, archetto che in maniera gradita torna assolutamente indietro. Bisogna vedere se funzionerà il microfono anche in questa posizione, microfono che mi sembra di vedere avere una lucina di segnalazione per lo stato dello stesso. Ovviamente va da sé che se utilizzeremo la spugnetta sul microfono non potremo poi andarlo a retrare in questa maniera. Io mi auguro sinceramente che il microfono funzioni bene e non rilevi gli sputacchi, le P, le P, le SPU mentre si parla, anche senza questa bruttissima ormai di fatto spugnetta. Sotto al microfono abbiamo l'attacco jack da 3,5. Sono curioso di vedere se, come altre SteelSeries, hanno la proprietà di trasferire a un'altra cuffia collegata appunto con il jack l'audio che proviene dalla sua fonte a cui è collegata. Abbiamo poi il tastino qua sotto per il mute del microfono, tastino che visivamente vedete da rosso, viene sopraelevato, quindi è facile capire se il microfono sia mutato o no. Levetta per il volume, direi una levetta che ha dei piccoli scattini, è una levetta infinita, a me non piace tanto, preferivo volume massimo, volume minimo, ma ad ogni modo poi in game vedremo se è comoda oppure no. Tasto accensione, eccolo qua, sempre sul padiglione di sinistra, mentre invece sul padiglione di destra tasto per associarle in maniera Bluetooth al telefono o un'altra fonte. Piccolo leddino di stato, presumo per l'accoppiamento del Bluetooth, e direi che sulla cuffia, molto pulita, molto elegante, non c'è nessun altro comando. Qui sul padiglione vedo un incavo, questo incavo presumo, infatti eccolo qua, è per togliere il padiglione. Da questo lato abbiamo un USB Type-C che devo capire se è quello di ricarica. Dall'altro lato dovremo per forza di cose avere la nostra batteria. La andiamo un attimo a togliere e se la vista non mi inganna qua dentro dovrebbe esserci scritto 750 mAh. Bisogna vedere un attimo l'autonomia delle cuffie, quanto sarà in maniera reale, ma nessuna paura perché appunto, vi ricordate, ce n'era una seconda batteria che va alimentata, va caricata costantemente dentro il deck che adesso vi farò vedere, e caratteristica di queste bellissime cuffie è che all'interno abbiamo dei condensatori che permetteranno anche durante la sostituzione della batteria di tenere accese le cuffie e quindi si farà tempo a sostituire la batteria, richiudere lo sportello e continuare a giocare.
Attenzione ragazzi a come si montano questi sportellini. Di fatto se li montiamo storti, come vedete, cascano, non hanno la calamita nel punto giusto. Dovremo andare ad allineare questo svaso allo svaso inferiore, in questo modo l'aggancio è bello saldo e non andranno più da nessuna parte. Ultima cosa ragazzi, qua ci sono dei microfoni che servono per l'eliminazione del rumore. Uno è sul padiglione di sinistra, uno sul padiglione di destra, e davvero per quanto riguarda cuffie, archetto e quant'altro direi che non c'è altro da dirvi. Quello che stavo notando è che non c'è da nessuna parte un'indicazione di quale sia il padiglione destro e quale quello di sinistro. Ovviamente va da sé che essendo qui a sinistra estraibile in questo verso il microfono, per forza di cose questo sarà il padiglione sinistro, altrimenti quando indosseremo le cuffie, se lo usassimo come destro, il microfono resterebbe dietro la nostra nuca. Andiamo quindi ad estrarre la nostra consolina, andiamo un attimo a togliere la plastica che se no fa riflesso e non vedete una mazza. La console è stata rivisitata nell'estetica, molto fine. Da questa parte l'inserimento, lo spazio per l'inserimento della batteria, appunto per poterla ricaricare costantemente. Nella parte posteriore abbiamo due ingressi Type-C. Ecco perché servono i due cavi, perché uno possiamo mandarlo a una fonte che può essere PlayStation 4, PlayStation 5 o un PC, l'altro invece è dedicato direttamente a Xbox. Vi ricordo che questo modello l'ho preso specifico per Xbox perché viceversa se avessi preso l'altro non avrei potuto utilizzare le cuffie su Xbox. SteelSeries ha fatto una cosa stranissima, di fatto ha fatto due cuffie che costano uguali, una che è compatibile con Xbox e con tutte le altre piattaforme, Switch, PlayStation, computer, l'altra invece che esclude l'Xbox ma costa esattamente come questa. Ad ogni modo, come vi dicevo, qui dietro ci sono le due entrate audio. Questa piccola console dovrebbe essere in grado di riconoscere e switchare sulla console accesa in quel momento. Curioso anche vedere se le accendiamo tutte e due cosa farà, a quale darà priorità. Da questa parte invece abbiamo un line in e un line out, credo per un jack da 3,5, poi vedremo nello specifico a cosa serviranno. Rotellone per gestire i volumi, rotellone che si preme anche, quindi di fatto le funzionalità che verranno poi espresse e visualizzate qua nel display vengono tutte comandate da questo rotellone. Gommone che serve per far aderire la console, che è molto leggera sulla nostra scrivania, e quando le proverò vi dirò poi se ci sono anche dei comandi touch magari in questo punto, oppure se, come dicevo, è tutto demandato all'azionamento di questa rotella. Visto che non la faccio vedere accesa, vi faccio però vedere quelle che sono le informazioni, che dovrebbero essere le informazioni a display qua sulla scatola. Stato della batteria, presumo appunto della cuffia, stato della batteria in ricarica dentro la console, tipo di collegamento, in questo caso vedete vi dice siete collegati a Xbox, un po' di informazioni qui sotto e direi due barre per padiglione sinistro-destro, volume generale, e quindi informazioni molto immediate, semplici e pulite. Beh, che dire ragazzi, per questo video direi che è tutto. Io vi faccio vedere ancora un attimo da vicino quanto belle sono queste cuffie, sono leggerissime. In questo momento purtroppo non ho il bilancino, il mio fido bilancino con me, non riesco a pesarle, ma vi prometto che durante la recensione lo farò e mi aspetto di trovare valori veramente molto bassi. Io nel salutarvi vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale, accendete la campanella così potrete vedere nel momento in cui pubblicherò la recensione completa i risultati dei miei test. Vi ricordo che se volete aiutare il canale da un po' di tempo c'è un tastone sotto che è il super grazie, che vi permette di fare una piccola donazione a vostra discrezione al canale, donazioni che ovviamente andranno poi tutte a contribuire all'acquisto di questi oggetti che costano un rene ma che io voglio costantemente portarvi in visione sul canale. Ovviamente anche il link in descrizione qualora voleste già subito andarla sulla fiducia o su quello che avete visto a comprarle. Per questo video è davvero tutto, ci vediamo alla prossima, qua è Megaticker e ciao!